Ciao ragazzi, l'idea sonora di oggi è un po' particolare perché andremo a visitare il laboratorio di un liutaio e oggi siamo in compagnia di Til Ricche. Entriamo, ecco qua. Ora vi faccio una breve panoramica del laboratorio e a breve andremo a fare qualche domanda ovviamente a Til, che vediamo qui intento a lavorare. Buongiorno. Buongiorno Til, allora intanto cosa stai facendo stamani? Allora, stamattina stavo sistemando un ponticello per un violino per uno studente che deve essere messo adattato, diciamo, per l'altezza delle corde. Lo sto abbassando un pochino perché era troppo alto. Ti volevo chiedere se ci illustri un attimo i vari strumenti, attrezzi e ciò che vediamo Certo. nel tuo laboratorio. Allora, questi sono i miei attrezzi che uso più spesso, che quindi sono accessibili facilmente, come le sgorbie. Queste sono fatte per intagliare, sono curve per intagliare per esempio il riccio o per sgrossare, per lavorare il legno, anche per tavola e fondo. Abbiamo altri attrezzi molto importanti che sono delle pialle che si usano con una mano sola, da questa qua che è abbastanza grande fino a quelle più piccole che sono bombate per fare la bombatura. Questi sono pialletti che servono, essendo bombati, per scavare e per lavorare il legno nelle parti cavi. Poi abbiamo dei coltelli. I coltelli sono importanti, sono molto affilati, ovviamente tutti gli attrezzi devono essere affilati come delle rasiere. Con questo io posso lavorare sul manico, sui bordi. È uno strumento che utilizzo molto. Strumenti di misurazione come questo che è il calibro, che è molto utile, per esempio per avere la precisa misura della larghezza magari del capotasto, che è Ok. importante che sia standard, e lì si va sui decimi di millimetro. Abbiamo anche lo spessimetro, che è importante per misurare lo spessore di un materiale che possa essere per esempio le fasce. Queste 1,7, 1,8, le fasce del violoncello, e così anche per fare gli spessori di tavola e fondo del violino. Qui abbiamo le lime, sono tante le lime, tante forme diverse, e grane anche diverse, più o meno grosse o fine, e quelle sono utili per rifinire il bordo, le F, il manico. Qui ci sono alcuni strumenti miei fatti da me e anche antichi che sono, diciamo, pronti per trovare un appassionato musicista